tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Oggi realizzeremo la maglietta dell'anteprima. Per questo progetto ho scelto questo filato e il fiocco è un cotone 100%, uncinetto del 3,5. Partiamo col tutorial. Allora, prima di iniziare il progetto vi spiego un attimino cosa sono andata a fare. Io ho montato 108 catenelle per una taglia SM. Se voi dovete andare a fare una taglia in più dovete allargare lo sprone, quindi questo cerchio, dobbiamo allargare questo cerchio. Io mi sono fermata con le maglie alte, quindi andrete a fare i quadratini e le maglie alte con gli aumenti, dopodiché andremo a lavorare il nostro merlettino. Quindi partiamo col tutorial. Andiamo a fare le nostre catenelle. Io nel mio progetto originale ho fatto 108 catenelle, qui ho fatto delle catenelle per fare un piccolo campione. Quindi fatte le catenelle li chiudiamo, li portiamo tutti sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi il primo giro che noi andiamo a fare è tutto di maglie alte. Quindi facciamo tutto il giro di maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora, qui mi alzo con 3 catenelle, questo è il secondo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle, faccio una catenella di separazione, quindi le 3 valgono come prima maglia alta e la catenella di separazione, salto una maglia di base, vado in quella successiva e faccio una maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e faccio maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e faccio una maglia alta. Quindi lo facciamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine ho fatto la catenella, salto una maglia di base e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora, vi ricordo che nel mio progetto originale di maglie ne ho fatte 108, quindi di quadratini di questi nel secondo giro mi sono venuti 54 quadratini, ok? Quindi passiamo adesso all'aumento, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, entro nel primo quadratino e faccio maglia alta. Qui c'è la maglia alta, vado a fare una maglia alta, qui c'è il quadratino e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Qui c'è la maglia alta, vado a fare maglia alta dentro il quadratino e maglia alta sopra la maglia alta. Quindi nel secondo quadratino vado a fare 2 maglie alte. Qui c'è la maglia alta, vado a fare la maglia alta. Qui c'è il quadratino, vado a fare una maglia alta, sopra la maglia alta una maglia alta, dentro il quadratino vado a fare 2 maglie alte. Quindi alterniamo gli aumenti, un quadratino sì, un quadratino no, alternando i quadratini, facendo in un quadratino facciamo una maglia alta e nell'altro facciamo 2 maglie alte. Quindi continuiamo e arriviamo alla fine. Gli ultimi 3 quadratini andiamo a fare 3 aumenti, ok? Quindi 1 2 3 andiamo a fare 2 maglie alte, 2 maglie alte e 2 maglie alte qui. Quindi continuiamo e ci vediamo qui alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi rimangono gli ultimi 3 quadratini e vado a fare 3 aumenti. Quindi in questo primo quadratino vado a fare 2 maglie alte, sopra la maglia alta vado a fare la maglia alta, quadratino 2 maglie alte, 1 e 2, la maglia alta vado a fare maglia alta e qui vado a fare un altro aumento, quindi 1 e 2 maglie alte. Mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Andiamo a fare il quarto giro, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle
e poi andiamo a fare 2 catenelle di separazione, quindi 1 e 2 catenelle di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia e vado in quella successiva, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta. Lo andiamo a fare per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il quarto giro, andiamo a fare il quinto giro, quindi entriamo nel quadratino con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso quadratino e facciamo una maglia alta, quindi 2 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel quadratino successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Passo nel quadratino successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, quadratino successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte. Passo nel quadratino successivo, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi alternando 2 maglie alte e 3 maglie alte nei quadratini facciamo tutto il giro e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho finito con 2 maglie alte, quindi ho iniziato con 2 maglie alte, ho finito con 2 maglie alte, quindi non fa niente se non finiamo con 3 maglie alte, non fa niente, quindi chiudiamo il giro con 2 maglie alte. Allora ci chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima e andiamo a fare il sesto giro. Il sesto giro ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi facciamo una catenella di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e vado in quella successiva, vado a fare una maglia alta, quindi catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e faccio una maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi lo andiamo a fare per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il sesto giro con una maglia alta e una catenella, andiamo a fare il settimo giro, quindi ci spostiamo con una maglia bassissima dentro un quadratino, facciamo 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientriamo e facciamo un'altra maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel quadratino successivo e vado a fare maglia alta e maglia alta. Passo nel quadratino successivo, vado a fare 2 maglie alte, quindi passiamo nel quadratino successivo, 2 maglie alte, quindi lo facciamo per tutto il giro. Allora, terminato il settimo giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale. A questo punto andiamo a fare l'ottavo giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle e una catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia e vado in quella successiva e faccio un quadratino, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, quadratino, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta e formo un altro quadratino. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato l'ottavo giro, andiamo a fare il nono giro, quindi con una maglia bassissima mi sono spostata dentro il quadratino, ci alziamo con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta, quindi 2 maglie alte, passo nel quadratino successivo, altre 2 maglie alte, 1 e 2, quadratino successivo, 2 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro facendo 2 maglie alte ogni quadratino e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il nono giro, andiamo a fare il decimo giro, quindi il decimo giro ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2,
3 catenelle e poi facciamo 2 catenelle di separazione. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, quindi con 2 catenelle, quindi un quadratino con 2 catenelle, saltando sempre una maglia di base. Faccio una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, 2 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva e faccio maglia alta. Quindi andiamo a fare alternando 2 catenelle, una catenella, quadratini con 2 catenelle e con una catenella. Ok, quindi adesso abbiamo fatto 2 catenelle, facciamo una catenella, salto una maglia di base e faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto una maglia di base e faccio una maglia alta. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro, facendo in un quadratino andiamo a fare 2 catenelle, nell'altro andiamo a fare una catenella, quindi alternando 2 catenelle, una catenella. Lo facciamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il 10° giro, ho terminato il giro con 2 catenelle, quindi ho iniziato con 2 catenelle, ho terminato con 2 catenelle, quindi non fa niente se non terminiamo con una catenella, ok? Quindi a questo punto andiamo a fare l'11° e ultimo giro. Ci spostiamo nelle 2 catenelle con una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle. Quindi dove ci sono le 2 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, mentre dove abbiamo una catenella andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi qui abbiamo le 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, mentre qui abbiamo una catenella, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, quindi qui 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e qui abbiamo una catenella, ne facciamo 2 di maglie alte. Quindi alternando le maglie alte, 2 maglie alte nella catenella e 3 maglie alte nelle 2 catenelle. Lo andiamo a fare per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i miei 11 giri, a questo punto, se voi dovete andare avanti con una misura in più, andate a fare adesso i quadratini, quindi i quadratini con una catenella. Nelle maglie alte andrete a fare le maglie alte nei quadratini, quindi farete un quadratino con 2 maglie alte, un quadratino con 3 maglie alte, se dovete andare avanti con la misura. Quindi a questo punto, terminati i miei 11 giri, a questo punto dobbiamo andare a fare il merlettino. Vedete, questi sono 11 giri, a me mi va bene come la mia misura, quindi a questo punto andiamo a fare il nostro merletto. Quindi io andrò a lavorare nel 4° giro, quindi il primo giro abbiamo fatto le maglie alte, il secondo giro abbiamo fatto i quadratini con una catenella, il terzo giro abbiamo fatto le maglie alte, il 4° giro abbiamo fatto i quadratini con 2 catenelle. Ok, quindi prendiamo il filo e l'uncinetto, io ho fatto un nodino, entro nella maglia alta, quindi metto il lavoro così, entro nella maglia alta così e vado a fare una maglia bassissima, quindi mi sposto il filo, magari questo, ok, e vado a fare una maglia bassissima, quindi io per comodità piego il mio lavoro così e vado a fare una maglia bassissima così. Poi magari i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere. Vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, passo, salto un quadratino, vedete, salto questo quadratino e vado in questo quadratino e prendo la maglia alta così e vado a fare una maglia bassissima. Ok, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, salto un quadratino, quindi salto questo quadratino, vado in questo e prendo la maglia alta così e chiudo con una maglia
bassissima, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 catenelle, passo nel quadratino successivo, quindi salto questo successivo, vado in quello dopo, prendo la maglia alta, entro nella maglia alta così e vado a chiudere con una maglia bassissima, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 catenelle, saltiamo questo quadratino, andiamo in questo, entriamo nella maglia alta così e chiudiamo con una maglia bassissima. Si devono formare tutti questi, diciamo, ecco, queste catenelle così, ok? Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto le ultime 6 catenelle e mi sono andata a chiudere nella maglia bassissima iniziale con una maglia bassissima. A questo punto vado a girare il lavoro così, ecco qua, vado a girare il lavoro, entro nel primo cerchietto di 6 catenelle con una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, rientro nuovamente e vado a fare maglia alta e maglia alta, 3 maglie alte nel primo cerchietto, 3 catenelle, 2 e 3, passo nel cerchietto successivo qui e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, quindi 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, sono arrivata alla fine, ho fatto le 3 catenelle, mi sono andata a chiudere nella prima maglia alta, nella terza catenella. Allora, con delle maglie bassissime mi sposto nelle 3 catenelle, quindi faccio delle maglie bassissime, quindi qui questa è la prima catenella, entro a maglia bassissima e mi vado e mi sposto sempre a maglia bassissima in quella centrale. Ok, qui mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte. Qui vado a fare 7 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passo nelle 3 catenelle successive, quindi entro in quella del centro, nella catenella del centro e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella centrale e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, fatte le mie ultime 7 catenelle del giro, mi sono andata a chiudere nelle 3 catenelle iniziali, nell'ultima catenella. Mi sposto con delle maglie bassissime e vado nella prima catenella iniziale, questa, la prima catenella, sempre a maglia bassissima. Così mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 che valgono come prima maglia alta, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta, catenella successiva, maglia alta, catenella successiva, maglia alta, quindi 4 maglie alte, 2 in una catenella e poi 2 singole. Quindi qui vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta,
catenella successiva, maglia alta, e nell'ultima catenella che dobbiamo andare a lavorare 2 maglie alte prese nello stesso punto, 1 e 2. A questo punto vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, e nella quarta entro e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3, prendo il filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella dell'archetto successivo, vado nella prima catenella, entro e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Passo nella catenella successiva, maglia alta, catenella successiva, maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una catenella, vado in quella successiva, faccio maglia alta, catenella successiva, maglia alta, l'ultima catenella da lavorare, 2 maglie alte prese nello stesso punto, quindi 1 e 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, nella quarta catenella entro e faccio una maglia alta. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, con delle maglie bassissime ci spostiamo e andiamo nella prima catenella delle 5, qui nella prima catenella, quindi entro con una maglia bassissima, qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro nuovamente e vado a fare una maglia alta, passo nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, quindi 3 maglie alte, faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado in quella dopo e vado a fare una maglia alta, passo nella catenella successiva e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Ok, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte nello stesso punto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, passo, vado nella prima catenella delle 5, entro e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, catenella successiva, maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto una catenella di base e vado in quella dopo e vado a fare una maglia alta, nella catenella successiva 2 maglie alte, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro andiamo a fare il prossimo giro, quindi ci spostiamo sempre con delle maglie bassissime, andiamo nella catenella, nella prima catenella, quindi questa, entriamo nella prima catenella con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo a fare maglia alta e un'altra maglia alta qui, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo una catenella, andiamo in quella dopo e andiamo a fare maglia alta e nell'altra catenella un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte, quindi siamo partiti con 4 maglie alte, 3 maglie alte, 2 maglie alte, ok? Quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, andiamo nelle 2 maglie, entriamo al centro delle 2 maglie alte, andiamo a fare maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, vado nella prima maglia, nella prima catenella e vado a fare maglia alta, nella seconda catenella vado a fare maglia alta,
5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, maglia alta. E così abbiamo fatto, vedete che qui abbiamo fatto prima 4 maglie alte, 5 catenelle, poi 3 maglie alte, 5 catenelle e 2 maglie alte e 5 catenelle. Quindi lo ripetiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, andiamo a fare il prossimo giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, qui c'è l'altra maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Qui abbiamo le 5 catenelle, quindi andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte nelle 5 catenelle. Qui abbiamo le 2 maglie alte, facciamo 2 maglie alte, 3 catenelle, andiamo nel V e andiamo a ripetere il V, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi questo è un giro. Di questi giri uguali, identici, quindi dobbiamo andare a fare le 9 maglie alte qui e il punto V qui. Lo andiamo a ripetere per questo giro e un altro giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri dello sprone, del nostro sprone, a questo punto contiamo i quadratini, gli ultimi quadratini che abbiamo fatto. Io ho contato le mie quadratine e ne ho 84, quindi 84 li ho divisi per 4, quindi ho fatto pannello davanti 21, manica 21, pannello dietro 21 e l'altra manica 21, quindi 84 quadratini. Naturalmente dopo contiamo anche le maglie, devono essere uguali all'altra manica e sia nel pannello davanti che nel pannello dietro. A questo punto andiamo ad unire lo sprone, quindi noi dobbiamo andare a fare, io mi sono fermata con le maglie alte, a questo punto dobbiamo andare a fare i quadratini. Iniziamo 2 maglie prima del marcapunti, quindi 1 e 2, entriamo qui perché poi dobbiamo saltare la catenella, quindi facciamo maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi facciamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, entriamo in quella dove c'è il marcapunti e andiamo a fare una maglia alta, facciamo una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte e dove c'è il marcapunti qui vado a fare la maglia alta, prendo il filo, entro dove c'è il marcapunti e vado a fare una maglia alta. Quindi abbiamo unito lo sprone, facciamo una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una e vado a fare maglia alta. Quindi lo andiamo a fare fino a raggiungere l'altro marcapunti. Ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata all'altra metà del marcapunti, quindi faccio la catenella, salto una maglia di base, vado dove c'è il marcapunti e vado a fare una maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, vado nell'altro marcapunti e vado a fare una maglia alta, quindi una maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, vado in quello successivo e vado a fare maglia alta, quindi catenella, salto una maglia di base e vado a fare una maglia alta. Allora lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, arrivati alla fine, sono arrivata alla fine, quindi io ho fatto la catenella, quindi ho una maglia da saltare, quindi se a voi alla fine vi rimane 2 maglie, chiudete lo stesso, quindi fate, aggiustate il lavoro, ecco, aggiustate i punti per il lavoro, quindi se a me ne è rimasta una, dico se me ne rimanevano 2, chiudevo ugualmente nella seconda catenella iniziale, così io aggiusto il lavoro. Ok, quindi fatta la catenella, salto una catenella di base, mi chiudo nella seconda catenella
della prima maglia e ho fatto il giro di quadratini. A questo punto andiamo a fare il giro di maglie alte, quindi con una maglia bassissima passo nel quadratino e faccio una maglia bassissima e poi mi alzo con 3 catenelle, 2 e 3, che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel quadratino e vado a fare una maglia alta, quindi 2 maglie alte. Entro qui dove abbiamo fatto la catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Passo nel quadratino successivo e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, quadratino successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, quadratino successivo, 2 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine delle maglie alte, quindi mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto mi alzo con 3 catenelle, quindi è la volta dei quadratini, quindi ho fatto le maglie alte, adesso andiamo a fare i quadratini, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, una catenella di separazione, prendiamo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, quindi catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia e nella successiva vado a fare una maglia alta, quindi continuo così alternando naturalmente i 2 giri, quindi il giro di maglie alte e il giro di quadratini, quindi alternando questi 2 giri andiamo avanti con la lunghezza che noi desideriamo, ok? Quindi più la vogliamo lunga più giri facciamo. Quindi andiamo avanti così e poi ci vediamo qui alla fine per continuare, per fare le maniche. Terminati i giri che mi servivano, io ho 40 di altezza e 38 di larghezza. Se dovete fare una misura in più andate sempre ad aumentare i giri nello sprone, ok? Quindi non toccate le maglie iniziali, ma aumentate i giri nello sprone. E poi questo lavoro, questo diciamo in merletto, questo lo potete fare anche alla fine di tutto il lavoro, quindi facciamo la maglia, le maniche e poi andiamo a fare questo lavoro. Io naturalmente l'ho fatto prima per mostrarlo qui nel video. A questo punto andiamo ad occuparci delle maniche, quindi giriamo il lavoro, perché pure lavorando dà un pochino fastidio lavorare con il merletto, comunque lo potete fare anche dopo, quindi fate la maglietta, i giri che vi servono nella maglietta, fate le maniche e poi all'ultimo andate a fare il merletto. Allora partiamo da una maglia, quindi i nostri marcapunti li togliamo i marcapunti e andiamo a partire con la manica. Quindi noi qui ci siamo fermati con le maglie alte, quindi dobbiamo andare a fare i quadratini, quindi entriamo in una maglia e facciamo maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi facciamo una catenella di separazione, quindi salto una maglia, quindi salto questa, vado in quella successiva e vado a fare il primo quadratino, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, quindi catenella, salto una maglia, vado in questa e vado a fare una maglia alta, quindi catenella, salto una maglia, entro in quella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminati i miei quadratini, mi sono venuti 29 quadratini, quindi i quadratini che ho qui li devo riportare anche nell'altra manica, quindi contiamo sempre i quadratini così ci vengono perfette. Allora con una maglia bassissima mi sposto nel primo e vado a fare 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi continuo con un'altra maglia alta, passo nel quadratino successivo altre 2 maglie alte, passo nel quadratino successivo 2 maglie alte. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per la lunghezza che noi vogliamo, per la lunghezza che ci serve naturalmente. Quindi andiamo avanti alternando i 2 motivi,
uno di quadratini e uno di maglie alte. Andiamo avanti per i giri che ci servono e poi alla fine di tutto ci vediamo qui per continuare. Terminati i giri che mi servivano per la manica, io ho finito con le maglie alte, quindi devo ritornare indietro di 8 giri, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8. In questi quadratini andremo ad iniziare il nostro merlettino. Quindi prendo il filo e l'uncinetto, entro nella prima maglia, così, prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima, così faccio 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 catenelle, passo nel quadratino successivo, quindi uno lo salto e entro in quello successivo, quindi devo saltare un quadratino, in quello successivo mi vado a chiudere con una maglia bassissima, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 catenelle, salto un quadratino, quindi salto un quadratino, vado in quello, prendo la maglia alta, entro così e prendo una maglia bassissima, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 catenelle, salto un quadratino, quindi salto questo quadratino, vado in quello successivo, prendo la maglia alta e mi chiudo con una maglia bassissima. Quindi proseguiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, fatte le ultime 6 catenelle, salto un quadratino, vedete qui c'è il quadratino, salto questo quadratino e mi vado a chiudere nella prima maglia bassissima che ho fatto, quindi entro nella maglia bassissima e chiudo con una maglia sempre bassissima. Ok, quindi mi sposto dentro il primo archetto, poi i fili naturalmente di lavorazione li andiamo tutti a nascondere a fine lavoro, quindi mi sposto nel primo archetto con una maglia bassissima, qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e faccio altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, 2 3 catenelle, passo nell'archetto successivo, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, ho fatto le 3 catenelle e mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale. A questo punto andiamo avanti, camminiamo con delle maglie bassissime, quindi entro nella prima catenella, qui c'è una catenella, entro sempre a maglia bassissima e poi mi sposto nella seconda catenella che poi è nella catenella centrale con una maglia bassissima, qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi rientro nuovamente e faccio una maglia alta, faccio 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, mi sposto nelle 3 catenelle, quindi nella catenella centrale vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passo nella catenella centrale, quindi delle 3 catenelle vado in quella centrale e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, sempre presa nello stesso punto. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato il giro, andiamo a fare il prossimo giro, quindi partiamo. Allora, ci spostiamo con delle maglie bassissime, passiamo la maglia alta e poi ci spostiamo nella prima catenella, quindi qui
entriamo con una maglia bassissima nella prima catenella e ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Passiamo nella catenella successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Qui andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella e vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella successiva, maglia alta, catenella successiva, 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado nella quarta catenella, quindi 1 2 3, nella quarta catenella entro, vado a fare una maglia alta, maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nell'archetto successivo, entro nella prima catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, catenella successiva, maglia alta, catenella successiva, maglia alta, 5 catenelle, 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e vado in quella successiva, quindi faccio maglia alta, catenella successiva, maglia alta, catenella successiva, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi continuiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella prima maglia alta, quindi nelle 3 catenelle. A questo punto andiamo avanti con delle maglie bassissime, quindi camminiamo con delle maglie bassissime. Quindi qui ci sono le 5 catenelle, entro nella prima catenella con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, rientro nuovamente nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta, passo nella maglia successiva e vado a fare maglia alta, 5 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 catenelle, salto una catenella e vado in quella dopo e vado a fare maglia alta. Passo nella catenella successiva e vado a fare 2 maglie alte, 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, quindi qui 4 maglie alte, qui 3 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nella maglia alta, e qui vado a fare 2 maglie alte, quindi entro al centro della maglia e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte,
3 catenelle, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 5 catenelle, vado nella prima catenella e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Passo nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado in quella dopo e faccio una maglia alta. Passo nell'altra catenella, entro e faccio 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro. Qui abbiamo 4 catenelle nel giro, prima abbiamo fatto 4 catenelle, qui ne andiamo a fare 3. Qui abbiamo fatto una maglia alta, qui ne abbiamo fatti 2, quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella catenella iniziale, quindi camminiamo sempre con le maglie bassissime. Entro nella prima catenella, quindi abbiamo fatto 4 maglie alte, 3 maglie alte, a questo punto andiamo a fare 2 maglie alte, quindi entriamo nella prima catenella, quindi 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, passiamo nella catenella successiva e facciamo un'altra maglia alta, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado in quella successiva, entro e faccio una maglia alta, passo nella catenella successiva e faccio un'altra maglia alta, ok, 2 maglie alte, quindi 4, 3, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro tra le 2 maglie alte qui al centro e vado a fare 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Ok, passiamo dall'altra parte, quindi 3 catenelle, ci spostiamo nell'altro archetto, quindi entriamo nella prima catenella e facciamo una maglia alta, ci spostiamo nella seconda catenella, un'altra maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una catenella, vado in quella dopo e faccio maglia alta. Passo nella catenella successiva, un'altra maglia alta, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, vado dove ci sono le 2 maglie alte, entro al centro e faccio 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e altre 2 maglie alte prese nello stesso punto e altre 2 maglie alte. Ok, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per fare l'ultimo giro. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella catenella iniziale. A questo punto andiamo a fare l'ultimo giro della manica, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, entro nella maglia alta e faccio maglia alta, entro nella maglia alta, una maglia alta, qui ci sono le 5 catenelle, vado a fare 5 maglie alte, quindi ogni catenella andiamo a fare una maglia alta, due, 3, 4, 5. Qui c'è la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta e un'altra maglia alta qui. Ok, quindi 5 maglie alte sopra le 5 catenelle
2 maglie alte qui e 2 maglie alte alla fine, ok? Quindi 9 maglie alte. Facciamoci 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V e vado a fare 1 2 e 3 maglie alte, una catenella e altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nella maglia alta, qui nelle 2 maglie alte ci sono le 5 catenelle, quindi passiamo nella maglia alta e facciamo maglia alta, nella maglia alta successiva maglia alta e poi facciamo le 5 maglie alte nelle 5 catenelle, quindi entriamo nella prima catenella e facciamo maglia alta, seconda, terza, quarta e quinta maglia alta nelle 5 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, entriamo e facciamo una maglia alta e qui abbiamo un'altra maglia alta e facciamo un'altra maglia alta, 3 catenelle, 2 3 catenelle, ci spostiamo nel punto V e andiamo a fare un punto V con 3 maglie alte questa volta, quindi abbiamo una maglia alta, 2 maglie alte, 4 maglie alte, poi abbiamo 6 maglie alte, quindi 1 2 e 3, una catenella e altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ok, quindi andiamo a completare le nostre maniche e il nostro progettino è terminato. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial attivate la campanellina e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, un bacio.